Eccoci ragazzi, ben ritrovati e un caloroso benvenuto a chi fosse nuovo. Come promesso, ecco il video del famoso calcolatore che ti permetterà di scalare la vetta della classifica. Prima di passare al lato pratico, dobbiamo fare alcune considerazioni. Come ho menzionato nei video precedenti, ci sono 4 categorie di miner. Ti invito a guardare il video che trovi nella descrizione se desideri approfondire questo argomento. Le categorie sono principianti, intermedio, intermedio avanzato e balene. Per un principiante non avrebbe senso comprare un miner come questo. I miner sono macchine che devono essere aggiornate man mano che si acquisisce esperienza e è necessario migliorare costantemente. Vediamo il perché. Non dimenticate questo concetto, la network power cresce ogni giorno. Se non ci aggiorniamo costantemente, significa che ogni giorno guadagneremo sempre meno. Passiamo ora alla nostra tabella. Oltre alle parleremo di 4 tipi di miner: i miner di potenza, i miner da bonus, i miner promiscui, ovvero quelli che combinano potenza e bonus, e, per usare un termine diretto, i miner da spazzatura. Purtroppo non riesco a trovare altri termini. Oggi è un giorno particolare, poiché è iniziato il crafting dell'arma spaziale, il prezzo delle parti non comuni è aumentato. Nonostante ciò, ho acquistato le parti per fare questo video, così potremo anche comprendere l'importanza del merge. Cambiamo qui la visualizzazione da 12 a 24, selezioniamole tutte sino alla fine, e con il tasto destro del mouse selezioniamo Copia. Adesso andiamo qui nella tabella dei prezzi delle parti e premiamo i tasti CTRL e V. Mi sembra abbastanza semplice, ed ora abbiamo i prezzi aggiornati in tempo reale. Qui troviamo i parametri per miner di bonus, ovvero non dobbiamo spendere più di 10 RLT per percentuale di bonus e più di 50 RLT per petahash di potenza. I miner basici li possiamo vedere a colpo d'occhio. Andiamoli a vedere. Sono interessato a un miner economico che mi dia l'1% di bonus per cella e occupi solo metà dello scaffale. Seleziono il minimo dell'1% e ordino dal prezzo più basso al più alto. Vediamo. Scarabei e Chupacabra costano 3,60 e 3,90. Non abbiamo bisogno della tabella per capire se è un buon prezzo, possiamo valutarlo a occhio. Ora che siamo qui, diamo un'occhiata anche a uno a 2 celle con un bonus del 2%. Notiamo il Survivor a poco più di 8 RLT, un prezzo ottimo, dovuto alla sua presenza Progression Event, che ha fatto diminuire il suo prezzo. Un consiglio: non acquistate questi miner ad un prezzo superiore ai 10 RLT, anche se la tabella li indica buoni sino a 20 RLT, in quanto sono miner vecchissimi. Quasi tutti i giocatori li hanno, e li troviamo puntualmente nei Progression Event. Impostiamo il prezzo. Selezioniamo il nostro Scarabei e, come abbiamo visto prima, è ottimo sia a livello base che a livello 2 non comune. Il costo per il merge è di 0,30 RLT e il costo totale dei miners mergiati è di 7,5 RLT. Quindi con 10 RLT otteniamo un miner da 2% sullo scaffale. Come detto prima per il Survivor, non superate questa soglia a meno che non vogliate incrementare il vostro bonus. La stessa identica cosa vale per il Chupacabra. Come vediamo dalla tabella potenza, siamo nettamente fuori range, poiché questi sono miner di puro bonus. Il bonus del 2% viene applicato a tutta la nostra potenza di mining che abbiamo sui rack. Quelli in inventario danno bonus, ma non potenza per ora. Successivamente verrà rimossa questa opzione, quindi i miners in inventario non ci daranno né potenza né bonus. Ecco il Survivor. Anche mergiato rientra nel range e al di sotto dei 10 RLT per 1% di potenza. Infatti ne ho mergiati 2 ieri, in quanto, come detto prima, essendo un giocatore avanzato, questi miner basici li ho già. Dai, andiamo a mergiare il mio, che ho ansia. Eccolo qua, costa 19. Non dovete considerare che lo avete ottenuto gratis, ma considerate sempre, se lo vendo, quanto realizzo. Quindi, impostiamo 19 e vediamo che sino al livello 3, raro, rientriamo nel range. Quindi questo è un miner promiscuo, potenza che di bonus. In realtà, anche al livello 4 epico, è vero che usciamo fuori range, ma dobbiamo considerare i 30 RLT che otteniamo dal suo bonus. Guardate! Addirittura sino al livello Unreal, il massimo sarebbe ottimale come miner. Quindi io direi proprio che questo miner deve essere dentro le vostre stanze. È inutile avere centinaia di miners. Bisogna focalizzarsi su quelli che si possono mergiare. Altrimenti finisce come con le automobili.
Compri per rivendere usata a meno. E non dimenticatevi che una volta al mese vengono aggiornate le ricette dei merge, quindi spesso diminuite le parti necessarie. Il costo di questo merge, oggi, come detto prima, ora che le parti non comuni sono aumentate, è quasi 60 RLT. Mergiandolo otterrei quasi un peta di potenza in più, un 2% di bonus in più e un posto libero sul rack. Vediamo ora gli altri miner, quelli di potenza. Questi sono quelli di potenza. Qui vediamo i più potenti. Ci basta un colpo d'occhio. Dividiamo il suo costo per la potenza, ma vediamo meglio nelle schede. Vediamo Aurora non mergiabile, ma rientra nei range. Il Big Boss, idem, ma non rientra nel range. Infine, vediamone uno che a mio avviso eviterei di comprare. Personalmente lo ho nella stanza, ma è già tra quelli da eliminare. E adesso, per finire, passiamo all'immondizia. E vai, eccoci al circo. Questo miner non è vendibile, credetemi. Ho visto utenti che lo hanno potenziato a epico. Con questo invece possiamo portare la fidanzata a fare un bel giro. Ho già impostato i prezzi visto che la descrizione è breve. Dopo un giro in moto non deve mancare uno in barca. Dobbiamo fare bella figura. Entrambi questi miner non sono vendibili. E dopo il giro in barca e il bagnetto, sdraiamoci a prendere il sole. Anche perché siamo già fuori range a livello base, figuriamoci a mergiarlo. Nel frattempo, con l'ultimo merge, ho raggiunto quasi 797 peta di potenza e 429% di bonus. Mi raccomando, fate buoni acquisti. Approfittatene quando ci sono i progression event. Per qualsiasi domanda scrivete nei commenti oppure mi trovate su Discord. Anche per oggi abbiamo terminato. Grazie per la visione. Ci vediamo ad un prossimo video.